abbiamo la fortuna di pranzare con la dottoressa Mina Novello dei Sapori Biellesi, che è scrittrice di molti libri di ricette e promotrice di tutti i ricordi della Valle del Biellese. Oggi mangeremo gnocchi alla bava e vedremo tutte le fasi di preparazione. Vieni Mina, vieni. Ecco, vi presento la dottoressa Mina Novello, mia carissima amica, e vi faremo vedere l'opera di oggi. Una ricetta tipica piemontese. Ricetta tipica piemontese, gnocchi alla bava. Allora, per gli gnocchi occorrerebbero patate a pasta bianca, che sono abbastanza difficili da trovare. Quindi adesso usiamo patate rosse, che sono piuttosto asciutte, e patate piemontesi a pasta gialla, miste. In Piemonte gli gnocchi si fanno senza uova e quindi senza aggiunta di uova e senza l'aggiunta di olio, come invece avviene in altre regioni. Si fanno solo con patate e farina e devono essere gnocchi soffici, quindi il pregio degli gnocchi piemontesi sta nell'abilità di aggiungere meno farina possibile. Si aggiunge abbastanza farina da poter lavorare l'impasto senza renderlo eccessivamente duro, perché devono essere un po' fondenti in bocca. Le patate possono essere cotte con la buccia e sbucciate dopo, oppure sbucciate prima e cotte al vapore. Se si cuociono senza buccia è importante cuocerle al vapore in modo che assorbano la minor quantità possibile di liquido, onde necessitare della minor quantità possibile di farina. Se si cuociono con la buccia possono essere cotte in acqua bollente salata. Laviamo le patate. Per sveltire possiamo usare la pentola a pressione. Per 4 persone circa 1 chilo di patate da pulire e circa 200 grammi di farina 00 oppure 50 grammi di farina di semola rimacinata e 150 grammi di farina 00. La quantità precisa non è possibile darla esatta al grammo, perché se le patate sono fresche assumono molto più farina, se le patate sono stagionate sono già più asciutte, quindi ne assorbono meno. Però le dosi sono queste. Poi occorre il sale abbondante per salare l'acqua di cottura e occorrono circa 150 grammi di fontina d'Aosta, mezzo bicchiere di latte e 60 grammi di burro per preparare poi il sugo per gli gnocchi alla bava. L'importante è che sia fontina d'Aosta e non Fontal, perché altrimenti la tagliamo a fette in modo che si sciolga facilmente. Questo sugo si dice in piemontese alla bava, che poi dovrà dare un risultato un po' filante. Dopo circa un quarto d'ora apriamo, le patate sono cotte, le passiamo allo schiacciapatate o al passaverdure.
un po' di farina di semola rimacinata, un buon pizzico di sale, perché essendo cotti al vapore non hanno sale, e poi continuiamo con la farina zero di grano tenero. Bisogna ottenere un impasto omogeneo e abbastanza asciutto e sodo da poter essere lavorato con le mani. Adesso scotta. Allora, possono essere lasciati intiepidire un po' le patate, anzi il lavoro è facilitato. E si lavora come una pasta, come se facessero le tagliatelle. Un po' di farina. L'impasto è abbastanza sodo e omogeneo da poter essere tirato in cordoni grandi come un dito. Posso spendere un attimo, adesso tanto devo lavorarlo un attimo. Ne prendiamo delle porzioni e con le mani, col palmo delle mani, lavorando col palmo delle mani, trasformiamo in cordoni di grandezza omogenea. La spianatoia deve essere ben infarinata. Quando ne abbiamo pronti 3 o 4, procediamo ai tagli. Tagliamo pezzetti regolari. Li spolveriamo ancora di farina e con un rigagnocchi o con i rebbi della forchetta diamo forma agli gnocchi scavandone una piccola cavità che servirà a raccogliere meglio il sugo. Puntina d'Aosta. Burro. Facciamo sciogliere per 4 o 60 grammi. Allora, questi gnocchi possono essere fatti anche con sughi diversi, un sugo di pomodoro, maggiolana ad esempio, oppure un sugo di noci,
un pesto alla genovese, oppure anche semplicemente burro fritto, parmigiano, una grattatina di noce moscata, secondo un sugo che è detto alla biellese. Ognuno li condisce come meglio crede, perché si adattano bene anche a un sugo di cipolla e salsicetta, che è abbastanza tradizionale da noi, soprattutto in inverno. Si cuoce la cipolla a fuoco dolce, si sgrana la salsicetta, si bagna con un bicchierino di marsala, si lascia asciugare e con questo sugo si condiscono gli gnocchi. Per farli alla bava, come abbiamo deciso, sciogliamo il burro, lo lasciamo un po' sfrigolare, poi aggiungiamo mezzo bicchiere di latte, la fontina, mescoliamo per far sciogliere il formaggio. Il formaggio deve essere se non si vuole usare la fontina, che è il formaggio più indicato, si deve perlomeno usare un formaggio che si sciolga bene nel sugo, perché il risultato deve essere un sugo cremoso e omogeneo. Ci vogliono pochi minuti, dopodiché il sugo è pronto. Togliamo fuori dal fuoco un attimo per far sciogliere gli ultimi pezzetti, in modo che non si asciughi troppo. Aggiungiamo alla fine una bella macinata di pepe, macinato al momento. Nell'acqua salata, pochi per volta, li lasciamo cuocere il tempo necessario perché vengano a galla. Coliamo e li ripassiamo velocemente nel sugo. Questi sono gli gnocchi, lo possiamo anche mettere il pane, se vogliamo. Andiamo di qua. E voilà, gnocchi alla bava. Questo mettilo. Andiamo.